Buongiorno ragazzi, da quest'ultimo giorno di vacanza. E facciamo l'ultima colazione. No, facciamo l'ultimo food tour, non c'è solo la colazione. Il food tour, ecco, facciamo Perché? il food tour. Perché c'era talmente tante cose da farvi vedere che abbiamo deciso di fare così anche un po' per riposarci. Adesso si fa colazione e poi vi facciamo vedere delle chicchine particolari. Parte ovviamente dalla prima colazione, che qui si chiama petit déjeuner, e spesso trovate le formule che sono un po' più economiche, 5-6 euro grosso modo. Vi danno il succo di arancia, vi danno l'acqua, il caffettino, di solito una brioche. Questo è un posto un po' diverso da quello che vi abbiamo fatto vedere nel primo episodio, perché è più piccolino, un po' simile più a uno dei nostri bar di livello alto, invece l'altro era proprio una pasticceria. C'è in realtà una mossa gobba che mi ha insegnato la mia mamma: mettere il pezzettino di cioccolato nel caffè, pian pianino si scioglie e quando arrivate sul fondo avete quell'amaro dolcino che ci sta bene con il caffettino. È buona. Visto che non mi molla la mia pasta, almeno mi mangio le briciole. Mollami la pasta. Pane au chocolat? Il pane au chocolat ha dentro non la crema pasticcera, ma ha proprio il pezzo di cioccolato dentro che poi si scioglie in cottura. Buonissimo anche questo. Non sono troppo dolci e non sono neanche troppo burrose queste comunque. Sta iniziando a pompare il primo caffè. Mega girella, è bella altina e dovrebbe esserci dentro sia la crema pasticcera che le uvette. È morbidissima, dovendo proprio dire avrei messo un pochino più di crema pasticcera, validerrima. Abbiamo speso 15 euro, secondo me la ragazza si è sbagliata, io sono stato muto. Comunque con i due caffè, le spremute, tutto, perché ci ha fatto le due formule, effettivamente è venuto a costare, forse anche per quello che abbiamo pagato. Ah, può meno. essere, può essere. Il mostrino ha appena comprato uno di quei formaggini lì freschi con l'erba cipollina e per pranzo vi facciamo vedere, non andiamo a mangiare in un posto, ma vi facciamo vedere che assaggiamo sia le saucisson, cioè le salsiccette che abbiamo comprato nel mercato l'altro giorno, E sia il mio formaggino. sì, il formaggino di oggi è quello che abbiamo comprato l'altra volta, che è il banon, che è tipico di questi posti. Poi vi racconto un po' di cose. Preso i calisson, che sono questi dolcettini squisiterrimi qui, tipiche di Aix-en-Provence, e la signora ci spiegava che sono fatti con le mandorle, il melone candito, la scorza di arancia candita ed è tutto assemblato con l'amido di patata, e sopra questi sono glassati con zucchero, li fanno anche colorati. Vuoi andare anche qui dentro? Sì. Sono già bollito io. Io sto facendo parte dei mariti appendiabito. Appendi cibo, non appendi abito. Chin chin, abu. Bueno, buenos días. Nougat noir. Sono tostate. Ah, sono tostate. Il mostrino ha deciso
deciso. La ragazza simpaticissima, è stata gentilissima, ci hanno spiegato tutto e tutto. Comunque ragazzi, 2 pezzetti di roba, 60 euro. Mi piace Costa... perché finalmente così hanno sbrindellato il portafoglio del Bosch. Bosch. Io non sono tantissimo amante del torrone, però questo che è morbido, sì, e non senti scrocchiare in maniera eccessiva, col fatto che c'è il miele al posto dello zucchero, è molto più gradevole a mio avviso. Allora, fagli vedere cosa hai acquistato, boss. Ho preso la baguette classica e quella alle olive. Questo pane, cioè scusate, le baguette così da noi non le fanno neanche. Con la baguette è una religione, non è un pane. E comunque a ordinare in francese, dire buongiorno, buonasera, buona giornata, grazie, beh, sono francesissima io. Non è sicuramente un coltello da pane, ma questo dava il convento. Io intanto partirei con questo qua che spero che sia quello al pepe, no? Erbe di Provenza e pepe. La consistenza mi sembra di quella della salsiccina un po' ben stagionata. Sì. Beh, mi dà l'impressione che abbiano fatto una bella genialata, cioè nella parte qua che si vede dove non ci sono le parti fuori delle erbette così hanno lasciato il budello, mentre qua invece hanno tolto via la parte del budello, fatto il giro, così tu puoi mangiare tutto direttamente. E ti dico, la parte qua fuori va molto a insaporire la parte della salsiccia, ma molto. Io però voglio agguantare quella alla lavanda. Vediamo, rullo di tamburi, com'è il salamino al miele di lavanda. O comunque della fantasia qua ne hanno, Solo a fare così si sente già la lavanda, fortissima. Solo che però sul salame è un po'... Qua hanno fatto i furbi, non c'è solo miele di lavanda. Allora guardate, vedete che ci sono dei pezzettini di qualcosa qui fuori. Qua hanno usato anche i fiori secchi per intensificare il sapore. E allora la prima boccata, quando la date, si sente subito immediatamente la lavanda e basta. Masticando si vede che si scalda l'impasto del chouchouchon e viene fuori anche il sapore del salamino. A me personalmente, a mio gusto, piace un sacco. Questo è il formaggino con l'erba cipollina fresco che abbiamo preso stamattina. Che io lo estraggo da qui perché secondo me è un po' una brutta cosa, ok? Infatti. Poi c'è questo che è il banon, che è tipico della Provenza ed è un formaggio poco stagionato avvolto nelle foglie di castagno e rum. Ecco che la morbidezza parte subito in questa maniera. Mamma mia, avete presente il brie, ma è 10 volte più morbido, delicato, quasi spumoso, ed è leggermente acidino, un po' come quegli yogurt. Il banon è una hop che per la Francia è traducibile con un IGP nostro italiano ed è il nome anche di un paesino da cui proprio ha origine questo particolare formaggio fatto di latte di capra crudo, foglie di castagno che dicevo prima e rum. Ma è geniale, questa qui veramente sembra tipo il pane degli Hobbit, guarda esatto. Oh, l'odore è very important, mamma mia. Sembra fuori abbia una crosta e dentro sia quasi cremoso. Sì, sono tutti molto cremosi, questi tipi di formaggi. Ha una tonalità quasi leggermente dolce, si sente questo aroma di rum e anche questo buonissimo, è molto 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 cremoso. Siamo di nuovo ad Aix-en-Provence per l'ultima cena provenzale. Stasera si va in un'enoteca con cucina che si chiama Le Petit Verdon. C'è tutto il menù dei vini e ha detto anche che fanno degli aperitivi con i loro champagne locali o anche con il limoncello, ma ovviamente il limoncello noi ce lo beviamo a casa nostra. Dark wine from Bordeaux. You can try. Inside you have Cabernet, Carignan and Grenache. Non tutte le
enoteca ti portano la bottiglia quando ti versano il vino, e questa è per me correttezza. Ah, digli anche quello della storia di Sì. Gaulle e Milot. I riconoscimenti che avete visto prima di Gaulle e Milot sono praticamente una guida annuale creata nel 73 dai due giornalisti Gaulle e Milot, appunto, che sono diventati critici gastronomici e hanno inventato questa guida che è un po', secondo me, paragonabile alla nostra guida Slow Food in Italia, dedicata alla cucina e ai ristoranti. L'ha aperto nel tempo giusto, questa bottiglia non è vecchia e non ha l'acido, non è passata oltre dopo una settimana, che il vino rosso quando la tieni troppo tempo in là si sente, è morbido. Realmente è un rosso che non ha tanto il sentore del tabacco così spinto, alleluia. Ecco, è vero, uno esatto, Sì. uno dei pochi ultimamente che ho sentito che non Sì. si sente questo tabacco. Rosa, c'è anche una punta di miele. A me i rosé, ragazzi, lo sapete, is the new red, io li adoro. Questa meravigliosa zuppa è con i carciofi e il limone candito. Ci hanno portato la baguette intanto. E poi il mostrino ha preso. Tartare di pesce, che però non ci hanno detto che pesce è, quindi lo scopriremo tra un attimo. Tartare de fish, allora. Ma questa parte qua, non so se si vede, è croccante. No, Sembra quella- quasi che abbiano fatto tipo una pasta Ma di pane, dai. così sottile in una padella, poi si sia staccata, vedi? Ma sono curioso, questo sembra baccalà a vederlo così. È al limite del crudo, Eh beh, una tartare, l'avranno fatto solo marinare forse. esatto, nel limone. È Sa buono. di sì. Ve lo dirò dopo la pubblicità. È tiepido. C'è il finocchio. È un piatto molto, a mio avviso, coraggioso in un'enoteca, perché con il carciofo e il finocchio in un'enoteca impegnativo. Una punta di acidino inaspettatamente buona. Schifo. Mi aspettavo fosse buona, ma non così buona, non so come dire. Cioè, la punta di acido così non me le aspettavo, invece mi ha sorpreso al palato. Comunque tutte queste verdure sono molto saporite. Questa è anatra arrostita con la salsa al vino. Mangiamo lo Meno steccato che è piantato nel purè. Sa come di grissino, di pane, Di grissino. Credo sia rapa. Ma è buonissima. Ma io non lo so, qua mi stanno facendo mangiare delle verdure che a casa probabilmente snobberei. Io non lo so, sembra che lo facciamo apposta, giuro che non è così. C'è anche da dire che io i posti me li scelgo per dirvi i posti dove si mangia bene, perché i posti dove si mangia male li andate a cercare sugli altri canali. Ma sono veramente sorpresa dalla bontà di certe cose. Ma questa è una rapa che è buonissima. Sentite, questa è morbida. Sì. è morbida, cioè questa non serve neanche, cioè guarda che roba. Poi c'è questa salsa al vino che ha dentro una spezia, sembra quasi che ci sia del curry. È di una tenerezza, di una goduria, questo è squisiterrimo, ragazzi. Questo qua Ciccio. è squisiterrimo. Siamo usciti, tra l'altro abbiamo visto lo chef del ristorante dell'enoteca, sembrava un muratore di Marrakesh e fa delle robine che sono, capito, sembra una fatina dei fiori, io non lo so, le maniche sono d'oro quell'uomo. Comunque veramente io non lo so, in sta vacanza mi sto stupendo del cibo in un modo fantastico, abbiamo speso la bellezza di 73,50 €. che non è poco, però il vino è costato tanto. Il Monster ha preso 2 bicchieri del rosso, ve lo diciamo che il secondo Beh, mi ve sono l'abbiamo voluto fatto un vedere. attimo un po' recuperare perché oggi ero Poi in festa. è L'ultimo giorno. l'ultima sera, l'ultimo giorno, abbiamo fatto l'ultima cena come si deve.
Noi ragazzi da qui vi salutiamo. Noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguiti in questa serie sulla Provenza. Per noi è stato un viaggio veramente faticoso, ma tanto faticoso quanto magico, tanto faticoso, ma veramente magico, posti pazzeschi. Spero abbiate apprezzato il lavoro che abbiamo fatto di condivisione con voi. Se avete delle domande su qualunque cosa ce le fate nei commenti e ci vediamo presto. Se ci volete picchiare bossa per questa storia di leccarmi il naso. Ci vediamo al prossimo video, ricordatevi iscrizione, like e campanellina. La campanella. La campanella. Vai. Ciao ragazzi.